Ciao e benvenuto in questo nuovo video. I Paccheri alla Vittorio sono una ricetta che ormai sta spopolando sul web, realizzata dai fratelli Cerea del conosciutissimo ristorante 3 stelle Michelin da Vittorio. Di per sé si tratta di una ricetta molto semplice che però per dare il meglio di sé ha bisogno di una materia prima eccellente. In questo video ti mostro come io realizzo questo tipo di sugo con una piccola variante. Primo ingrediente: pomodorini in conserva. Questo era in acqua di mare. Pomodorino Piccadilly o datterino. San Marzano, io consiglio i pelati, parmigiano reggiano o volendo anche del grana padano, olio extravergine d'oliva, aglio fresco, sale e pepe, burro freddo da frigo, basilico fresco e pasta, quella che preferisci. Io avevo i conchiglioni. Inizio subito con il pulire l'aglio, lo privo dell'anima e poi va diritto in pentola con dell'olio extravergine d'oliva. Mi raccomando, fiamma bassa perché deve fare una sorta di infusione. Vogliamo solo il sentore d'aglio, non vogliamo un aglio bruciato perché poi disgusta. Quindi fai così, fallo andare leggermente, poi aggiungi i pomodori pelati, quindi tutti i pomodori in conserva, pomodori pelati e i pomodorini in conserva, e fai andare. Io aggiusto con un po' di sale e dei gambi di basilico. Questo sugo deve stringere bello bello, ci vorranno circa 40 minuti buoni. Tieni in mente anche la cottura della pasta, anche se lo puoi preparare prima e poi finire praticamente di fare la ricetta dopo, mantecando solo. Una chicca è la preparazione dei pomodorini Piccadilly. Che faccio io? Vado a tagliarli a metà e li metto all'interno di un contenitore e vado a condirli leggermente con pepe, sale, zucchero e olio d'oliva. Questa non è una variante che utilizza il ristorante da Vittorio, però ti posso assicurare che fatto così questo sugo ha una marcia in più. Poi termino con del basilico fresco e in forno, a forno ventilato, per 230 gradi circa un quarto d'ora. Dovranno abbrustolirsi belli belli. Una volta che il sugo ha cotto, quindi diciamo una 30 minuti e mancano gli ultimi 10-15 minuti, posso andare a calare la pasta in acqua salata. Il sugo, come vedi, deve essere bello stretto e a questo punto posso levare i gambi del basilico e l'aglio. Una volta che i pomodorini sono belli abbrustoliti, li caccio dal forno e li aggiungo nella salsa. Vanno diritti nella pentola e devono continuare a cuocere un po' col sugo per amalgamarsi, quindi creare un tutt'uno con gli altri tipi di pomodori. Una volta che è bello stretto, come vedi qua, sarà una cosa spettacolare. Fatto questo, vado con del basilico fresco e frullo con un mini pimer. Io ti consiglio di utilizzare un bicchiere, di usare un bicchiere perché ho combinato un casino. Adesso torno sul fuoco con la salsa e aggiungo un mestolo di acqua di cottura per aggiungere un po' di amido che mi darà una cremosità in più. Poi aggiusto di sale e continuo la cottura. Questa è una cottura di 3-4 minuti. Una volta terminata la cottura della salsa, vado a passarla in un colino a maglie fine. Guardate che colore che aveva questa salsa, questo arancione acceso. Io non ho fatto color correction, quindi è l'arancione proprio che ha ripreso l'iPhone. Uno spettacolo per gli occhi e veramente anche per il palato dopo. Adesso praticamente ho finito, quindi posso andare a calare la pasta all'interno, a scolare la pasta all'interno della padella e iniziare una mantecatura che sarà molto soddisfacente. C'è un processo veramente che mi rilassa a me mantecare, sentire il rumore della pasta che manteca quando lo fai bene, quella cremosità, quel tutt'uno, gli amidi della pasta che si uniscono al sugo, stratosferica, una cosa da vittoria dei mondiali proprio. Cioè, tu quando mantechi questo tipo di pasta, ma tutte le paste mantecate, è sempre una gioia. Una volta raggiunta la cottura della pasta bella al dente, posso terminare la mantecatura. Come faccio? Prima di tutto aggiusto con un po' di pepe, che non ci sta mai male, e dell'olio extravergine d'oliva perché non ci saranno abbastanza grassi dopo, però non è mai abbastanza nemmeno il grasso, e vado con il burro. Il burro, mi raccomando, freddo da frigo perché manteca molto meglio, come se steste mantecando un risotto, la stessa cosa. Dopo il burro è il turno del parmigiano reggiano o grana padano. Anche qui mi raccomando, non siate tirchi perché
dovete mettercelo, cioè ci va perché è un ingrediente principale e in questa mantecatura, come in un risotto, è fondamentale. Io mi aiuto con un po' di acqua di cottura per rendere il tutto ancora più cremoso, ancora più bello, lucido, e continuo con il parmigiano reggiano. Proprio una cosa, cioè solo a guardarla mi viene di nuovo fame mentre sto facendo questo commento a questo video e vorrei mangiarla di nuovo, e mi sa che questo fine settimana la devo ricucinare perché era davvero una bomba. Una volta finita la mantecatura è il momento di impiattare, impiattate come vi pare. Io ho fatto un impiattamento mezzo figo, mezzo maccheronico. Comunque è uscita una sottospecie di impiattamento. Mangiatela il prima possibile, bella calda. Io ho dovuto fare foto e video e quindi si è un po' raffreddata. Peccato, però era comunque buonissima. Detto questo, io ti ringrazio come sempre per aver visto il video fino a questo punto. Se il video ti è piaciuto lascia un bel like, se il canale ti piace iscriviti. Per favore mi darai una mano grandissima e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!